Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Siamo al capitolo 4, la domanda più importante: quanta aria ci serve per cantare? Non troppa e non troppo poca. E voi direte, vabbè, è semplice così. Se immaginiamo, io nel libro lo dico, immaginiamo i polmoni come un palloncino pieno di liquido, 0 vuoto, 100 pieno, in realtà dovremmo aggirarci intorno al 70-80%. Come facciamo quindi ad inalare la quantità d'aria che ci serve? Lo diremo poi ancora più avanti, facciamolo già adesso come premessa. È sbagliato respirare solo dalla bocca, perché innanzitutto l'aria che entra dalla bocca non viene purificata dai peli del naso, quindi è più sporca, può essere ricca di impurità e soprattutto è troppa. Se respiriamo solo dal naso è troppo poco. È vero che l'aria è pulita, ma la quantità di aria che si incanala nel setto si riduce di quantità. Quindi la respirazione migliore in realtà sarebbe la presa d'aria simultanea, che è quella che fate quando parlate, ed è quella che accade quando noi, per esempio, prima di dire una frase apriamo la bocca. Quindi nel momento in cui, a meno che voi non abbiate grossi problemi di default a livello respiratorio, e un insegnante di canto comunque se ne accorgerebbe, è quello che fate, che sto facendo io adesso, ogni volta che cominciate a parlare. Ogni volta che voi cominciate a parlare, quindi fate una presa d'aria simultanea, che avviene in questa maniera, aprendo leggermente le labbra. Voi state inalando sia dalla bocca che dal naso, e questa, premettiamo, lo ripeteremo più volte nel corso del libro, è la respirazione più igienica, perché l'aria viaggia in quantità attraverso l'orifizio buccale e quella che passa dal naso viene comunque purificata dai peli che abbiamo all'interno delle narici, per cui è quella migliore, è un giusto compromesso. Ma facendo questo esempio qua di questi polmoni che sono questo palloncino che non va riempito troppo e non va riempito troppo poco, allora attenzione, nel libro diciamo inalate aria al massimo, sapete già che quindi non è questo, abbiamo detto prima quando si parlava dell'arresto costale che sarà questo, perché noi ci allarghiamo lateralmente e non ci alziamo, altrimenti rischiamo di alzare le spalle. Quindi se voi inalate aria al massimo, questo è troppo, genererebbe una emissione di questo tipo, forzata. Questo è troppo poco, quindi avreste una voce flebile e molto ariosa. Immaginate quindi dalla capacità massima di andare a svuotare. Cosa faremo? Riempiamo fino a 100 e poi scendiamo a 80. Se lo fate correttamente, vi accorgerete che sta proprio entrando in funzione il diaframma, perché sentirete di nuovo quel fastidio qua che vi si era già generato quando avete fatto l'esercizio attaccati al muro. Questa è la quantità d'aria con cui partire. Quando si parlava della respirazione costodiaframmatica prima, mi sono dimenticata di dire una cosa molto importante. Quando voi cantate, in realtà, e inserite l'arresto costale e state facendo la respirazione costodiaframmatica, possiamo paragonare il modo in cui il vostro corpo sta al modo in cui il vostro corpo starebbe se voi steste facendo una corsa leggera o una camminata veloce. Quindi in realtà potremmo dire che il cantante quando canta sta ingannando il proprio corpo, sta facendo credere al proprio corpo di star facendo una leggera attività fisica. Se notate, quando io mi metto a fare una leggera camminata, che cosa sto facendo? Sto esattamente inserendo un arresto costale. Quindi se non ci riuscite con l'esercizio di cui abbiamo appena parlato, cioè di partire da 100 e poi svuotare a 80 e quindi sentire questa leggera tensione che è la dimostrazione che state distendendo il vostro diaframma, allora potete farlo ad esempio anche così. Potete mettervi a fare dei piccoli passetti sul posto e vi accorgerete che avete praticamente in automatico già inserito quello che vi serve. Sarete rilassati, perché solitamente quando una persona fa una camminata veloce o una passeggiata non alza le spalle, quindi le spalle saranno a posto. Facendo una camminata sul posto avete l'arresto costale aperto, il giusto. State parlando, come sentite la soglia del volume è leggermente più alta, perché effettivamente quando voi camminate o correte, ok, il diaframma lavora, il volume della voce sale. Immaginate quindi una specie di step molto leggero. Se non riuscite con l'esercizio dell'80% di carico polmonare, quindi massimo, e poi 2 soffi scendiamo a 80, allora provate così, provate a mettervi a fare una camminata sul posto. Questa sarà la quantità d'aria e la postura costale ideale per cantare, solo che poi ovviamente quando canteremo non ci staremo muovendo sul posto. Vedremo più avanti che sì, in realtà non saremo statici, ma vedremo poi più avanti in dettaglio che cosa fare.